Avevo due sgabelli vecchi e brutti e ho deciso di rinnovarli. Ciao, bentornata e bentornato sul mio canale. Nel tutorial di oggi ti mostro due diverse tecniche che ho utilizzato per rinnovare due vecchi sgabelli dopo il make-up. Adesso mi piacciono molto di più. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Dede, Maria Giulia Montuschi, Anna Chiara L e Lucia che usa il nick PPP Se vuoi essere salutato anche tu, lasciami la tua richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Continua a guardare. Avevo due sgabelli vecchi e brutti di cui ormai ero stufa. Ero indecisa se buttarli o meno perché proprio non mi piacevano, ma poi alla fine ho deciso di provare a rinnovarli decorandoli. Per prima cosa quindi ho pulito entrambi gli sgabelli con dello sgrassatore e in attesa che poi la superficie asciugasse bene ho protetto le gambe di entrambi gli sgabelli con un pezzettino di scotch di carta. Ho passato una mano di gesso acrilico come aggrappante, mi sono aiutata prima stendendolo con un pennello, dopodiché ho ripassato tutto con un rullo spugna per ottenere due risultati fondamentali. Prima di tutto di avere una superficie uniforme e in secondo luogo di non avere antipatiche righe di pennello che poi potrebbero compromettere il risultato finale. Durante l'asciugatura del gesso acrilico ho cercato delle immagini con le quali decorare i miei sgabelli. Alla fine ho deciso di decorare i due sgabelli in due modi e con due tecniche differenti, anche perché poi saranno in due stanze diverse e con diversi utilizzi. Ne decorerò uno con questa simpatica carta di riso, con questo gioco dell'oca, il secondo invece, che sarà per la cameretta di Gaia, lo decorerò con questa stampa laser. Non ho ritagliato questo disegno seguendo il contorno perfettamente perché per la decorazione che ho in mente mi servirà che i bordi siano un po' più frastagliati. Quindi ora strappo la carta per avere un bordo che non sia uniforme. Questo mi servirà, una volta trasferita l'immagine sullo sgabello, confondere meglio i bordi dell'immagine con il resto della decorazione. Quella che ho usato è una stampa laser. Per poter effettuare il trasferimento di immagini, infatti, è necessario che le immagini siano stampate con stampante laser, perché con la stampante normale purtroppo il disegno non si trasferisce. Passata qualche ora, la mano di gesso acrilico che ho dato come fondo è asciutta. Ho deciso di fare una decorazione con 4 colori chalk paint. Prima di procedere alla colorazione suddivido lo sgabello in 4 parti con dello scotch di carta. Per farlo ho posizionato al centro l'immagine che poi voglio trasferire in modo da lasciarle lo spazio bianco. Inizialmente avevo pensato di usare solo questo colore molto chiaro, è un color verde menta. In seguito però, guardando i colori, ho trovato questi 4 colori pastello che secondo me stanno molto bene insieme e quindi userò questi 4 colori di chalk paint per colorare le 4 parti dello sgabello. Passo ogni colore con il rullo. Una volta passata la mano e uniformato il colore, vi sconsiglio di continuare a insistere sugli stessi punti perché sennò si rischia che il colore, anziché essere messo, venga tolto. Dopo aver finito la stesura di tutti e 4 i colori, tolgo tutto lo scotch di carta. Ora passiamo a vedere come si fa il trasferimento di immagine. Il phototransfer è una sorta di colla gelatinosa che permette appunto di trasferire le immagini, che devono essere necessariamente stampate con stampante laser, sulle superfici. Per prima cosa stendo un po' di phototransfer sull'immagine. Il secondo passaggio è quello di mettere un po' di phototransfer anche sulla superficie sulla quale devo applicare l'immagine. Posiziono l'immagine e partendo dal centro mi muovo a raggiera per fare in modo che l'immagine aderisca il meglio possibile e evitando che però rimangano intrappolate delle bolle. Stendete anche uno strato di phototransfer sopra. Sono passati circa 10 minuti e lo strato più superficiale di phototransfer si è ormai asciugato. Facendo attenzione a non strappare lo strato di carta decorato, tolgo il primo strato, quello più superficiale, cioè la parte bianca della carta. Vedete che si sfoglia. Fatelo con attenzione, partendo da un punto, da un angolino dove viene via più facilmente, perché altrimenti rischiate di portarvi via anche la decorazione. È passato un giorno.
La decorazione ormai si è asciugata, quindi ora procedo a togliere tutto lo strato di fibre di carta superfluo. Per farlo inumidisco con uno spruzzino e poi inizio a strofinare. Dopo aver fatto questa sorta di trattamento alla carta, fate asciugare. Se quando è asciutto vi accorgete che la patina bianchiccia che è rimasta è molto evidente, basta semplicemente ripetere il trattamento, quindi spruzzare e ricominciare a sfregare. Un leggero strato di fibre di carta si solleva e si stacca ancora dall'immagine. Dopo aver fatto asciugare ancora, sarà sufficiente passare un altro strato di fototransfer sia su tutta l'immagine sia sul resto della superficie che state trattando. Questo servirà anche come protettivo e come finitura. Aiuterà anche a eliminare l'effetto bianchiccio sull'immagine. Lo sgabello per la cameretta di Gaia è pronto. Lo userà per appoggiarci sulla borsa. Ritaglio accuratamente con una forbicina l'immagine sulla carta di riso. Anche per questo sgabello posiziono l'immagine, in questo caso però ne traccio il contorno. Faccio questo perché non voglio dipingere il fondo anche dove appoggerà l'immagine, per evitare che una volta incollata possa perdere un po' di luminosità, anche perché il fondo che darò non sarà bianco ma sarà color crema. Fatto questo, tolgo l'immagine e proteggo il contorno con scotch di carta. Per colorare il fondo dello sgabello userò questo color crema. Appena finito di verniciare, tolgo subito lo scotch di carta. Per incollare l'immagine in carta di riso uso della colla da decoupage. Se non avete della colla apposta per decoupage, potete tranquillamente usare della colla vinilica diluita con un po' d'acqua. Se la superficie che dovete incollare è molto grande, vi consiglio di partire mettendo la colla al centro e iniziando proprio dal centro ad attaccare l'immagine. Bisogna poi passare con il pennello sopra tutta l'immagine per eliminare il più possibile le bolle d'aria. Dopo aver finito di incollare l'immagine, passa uno strato uniforme di colla da decoupage su tutta la superficie dello sgabello e anche sull'immagine. Questo servirà come primo strato protettivo e come primo strato di finitura. La decorazione ormai è attaccata bene, la colla si è asciugata per bene, quindi come strato protettivo e di finitura passo della cera. Se non l'avete, potete utilizzare anche della pittura acrilica trasparente, lucida oppure opaca. Ho lasciato la cera in posa una ventina di minuti, ora passo a togliere l'eccesso. Visto che voglio dare un effetto anticato, ora passo uno strato di cera scura. In questo caso però la cera non la lascio in posa, non voglio che rimanga troppo scuro. Gli utilizzi che si possono fare con uno sgabello decorato sono davvero tantissimi. Si può usare ad esempio come piedistallo per una bella pianta, si può usare anche come poggiapiedi, ma molto più probabilmente noi lo useremo come piccolo tavolino per i nostri aperitivi sul divano e, perché no, anche per fare qualche partita al gioco dell'oca. Se ti piacciono tutorial come questo, ti ricordo che puoi iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Qual è il tuo sgabello preferito? Quello con i fenicotteri o quello con il gioco dell'oca? Fammelo sapere nei commenti. Puoi anche mandarmi le foto delle tue creazioni tramite Instagram o Facebook. E se questo video ti è piaciuto potresti lasciarmi il tuo like e condividerlo sui social. Io ti ringrazio fin da ora. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!